Ciao a tutti ragazzi, e come al solito bentornati sul canale. Oggi è molto difficile fare questo contenuto rimanendo equilibrati perché c'è quella parte dentro di noi del tifoso che vorrebbe prendere il sopravvento e chiaramente gridare un po' all'ingiustizia. Sarebbe sbagliato però andare solo a parlare di quello e soprattutto all'inizio di questo contenuto perché nonostante la Juventus perda 3-2 in casa dell'Inter a San Siro, credo che prima di parlare di qualsiasi tipo di cosa bisogna sottolineare la prestazione incredibile di questa squadra che si è ritrovata a giocare un tempo in maniera ingiusta 11 contro 10 e la prestazione del suo capitano Manuel Locatelli, che oggi fa una prestazione di livello incredibile, dimostrando che tante critiche forse, o anzi sicuramente erano ingiuste, e dimostrando come ancora una volta Spalletti sia l'uomo che è stato in grado di cambiare e di riportare Locatelli a livelli quasi come quelli del Sassuolo. Quindi vorrei iniziare da lì, ringraziando la squadra, ringraziando l'impegno e ringraziando il cuore, un cuore che avevamo chiesto di far ritornare all'interno delle mura della Continassa, e credo che con Spalletti si sia veramente si sia intrapreso questo percorso che ci porterà a fare grandi cose insieme. Comunque, prima di iniziare a parlare di quello che è successo, perché c'è tanto, ci sono, oltre chiaramente alla porcheria fatta dall'arbitro La Penna, ci sono tante altre cose di cui dobbiamo chiacchierare. Però come al solito vi chiedo di iscrivervi al canale, vi ricordo che è completamente gratuito, ma soprattutto ragazzi lasciate un commento, un mi piace, così da aiutare questi contenuti ad arrivare a più juventini possibili. Prima di arrivare a quello che ci interessa a molti di voi, che è quell'episodio, bisogna proprio partire da lì, in realtà, da come Spalletti abbia dimostrato ancora una volta di avere le idee molto chiare, e fino diciamo a quel doppio palo la Juventus in realtà aveva messo in grande difficoltà l'Inter e soprattutto nel primo tempo aveva dimostrato di poter tranquillamente giocarsela e forse anche in alcuni momenti di tener testa alla squadra che in questo momento a mio parere è la più forte del campionato. Come al solito purtroppo ci sono delle note dolenti. Prima di partire da quelle positive, come anzi abbiamo fatto sottolineando la partita incredibile di Locatelli, come possiamo sottolineare ancora una volta la prestazione sopra le righe di McKennie, come possiamo andare a parlare del miglioramento incredibile fatto da Cambiasso, che in realtà segna un gol, è sfortunato sul tocco sul primo autogol, ma gioca una prestazione di qualità come non gli vedevamo fare da un bel po' di tempo. Abbiamo visto Bremer che è stato decisivo in un numero importante di interventi, però ci sono anche alcuni calciatori che secondo me hanno deluso. Non può capitare che negli Diz oggi era chiaramente sottotono, forse anche a causa di alcuni problemi fisici che si sta portando un po' avanti. Bogan non è entrato così bene, c'è sempre Thuram che purtroppo è stato infortunato e oggi per noi, visto anche come stava giocando, visto che era ritornato in forma, si parla di un calciatore troppo importante. Ripeto, c'è Miretti che purtroppo delude come sempre quando parte dal primo minuto, e l'ha fatto più di qualche volta, ed è anche colui il quale poi va in realtà a causare una situazione di contropiede, dove la palla ce l'abbiamo noi in una zona nevralgica del campo dove possiamo arrivare alla conclusione nel giro di un paio di tocchi. In realtà fa un passaggio come al solito superficiale, con mancanza di attenzione, con proprio mancanza proprio di capacità di capire l'importanza di questa partita, e purtroppo si dimostra ancora una volta di non essere in grado di poter diventare un giocatore determinante per la Juventus, perché Miretti non ha più 20 anni ed è già una fase, sì, ne ha 22-23, è già una fase dove la crescita si deve vedere, e si vede da queste cose, si vede da come uno va ad approcciare una situazione di gioco come quella, e manca la cattiveria, così come manca la cattiveria a Di Gregorio, perché Di Gregorio è vero, fa 2-3 parate importanti, anche decisive se vogliamo definirle, secondo me importanti più che decisive, perché se andate a rivederle comunque sono importanti, ma parole decisive o di miracoli o qualcosa di diverso, ma fa un errore imperdonabile su quello che è il primo tiro, non neanche in porta, da parte dell'Inter, su una deviazione di Cambiasso dove Di Gregorio poteva tranquillamente andare a prendere con la gamba, che in realtà non è quella sul terreno, ma è quella da utilizzare, cioè la sinistra, e sembra invece che quando parte il tiro lui non ci prova già più. Ha questa arrendevolezza che purtroppo ci lascia disarmati, ed è un qualcosa che deve essere sistemato in fretta, perché purtroppo quando si gioca con squadre a questo livello non sempre poi c'è l'opportunità di andare a riportarsi in parità, cosa che la Juventus fa, e fa anche molto bene, perché la Juventus oggi non molla mai, e purtroppo si ritrova ancora una volta a dover avere a che fare con questo protocollo VAR, che ormai è diventato una barzelletta e che ha purtroppo, e che sta purtroppo monopolizzando il mondo del calcio. Il VAR doveva essere uno strumento.
Quando serve non si può utilizzare, quando non serve viene utilizzato e diventa tutto il contrario di tutto e diventa troppo determinante. Tra l'altro sappiamo bene, e l'abbiamo detto più di qualche volta, nel calcio ci sono due cose che possono completamente cambiare la traiettoria di una partita, soprattutto perché il calcio è uno sport episodico. Queste due cose sono il calcio di rigore, perché ti dà l'opportunità, questo lo sappiamo tutti, di segnare, quindi è la cosa più importante, e il secondo è il cartellino rosso, perché ti dà il vantaggio numerico. E se quel vantaggio numerico arriva a 3 minuti dalla fine è un conto, se quel vantaggio numerico arriva per 45 minuti, va a finire come finirà oggi nella maggior parte dei casi. L'espulsione di Kalulu è un'espulsione troppo frettolosa da parte dell'arbitro La Penna, perché in quella dinamica l'unico modo per Bastoni di cadere in quella maniera è se Kalulu va a toccargli i piedi, non a toccargli il corpo con una spallata che non c'è o con una manata che è veramente limitante. Kalulu fa come al solito un errore che aveva fatto anche in passato, che è quello di dare l'opportunità all'arbitro anche solo di andare a pensare a un possibile fallo, perché se Kalulu non muove assolutamente il braccio, visto che quella palla non la prenderà mai e lui è già ammonito, in quel caso lì la pena non può nemmeno andare a pensare a un secondo giallo e un'espulsione. E vi assicuro che molti in diretta avrebbero pensato che quello fosse stato un fallo di Kalulu e che si meritasse, scusate, il secondo giallo. Quindi non sto andando, ve lo ripeto, a giustificare la penna, che secondo me fa un obbrobrio, ma sto dicendo che Kalulu può evitare comunque di andare a dare il pensiero alla penna in quel momento. Dopo sappiamo che il VAR non può entrare in gioco, quindi non possiamo commentare il VAR se non che questo protocollo è ridicolo, però possiamo andare a bastonare ancora di più sull'errore da parte di La Penna, perché è una scelta troppo frettolosa. Sei nel primo tempo, quel calciatore è già ammonito e invece sembra che lui proprio non aspetti altro che andare lì di corsa a tirare subito fuori il secondo giallo, invece di fermarsi un secondo, fare mente locale e capire quello che succede. Poi anche Bastoni, perché Bastoni anche lui è già ammonito. Quindi in realtà quello è un fallo di simulazione. Quella è una simulazione bella e buona, e lì Bastoni, se si vuole cambiare quello che è sta porcheria di calcio che è diventata, va ammonito una seconda volta e va espulso, va cacciato fuori. Quell'episodio cambia completamente la partita, perché fino a quel momento le due squadre avevano giocato in maniera abbastanza equilibrata, e anzi prima di quel doppio palo da parte dell'Inter la Juventus aveva dimostrato forse di avere addirittura qualcosa in più e di poter far male a quella che è stata l'Inter di oggi. Dopo quell'evento chiaramente cambia completamente la partita, e questo porta a un secondo tempo di grandissima sofferenza, dove la Juventus poi si ritrova a dover difendere, a un comunque Di Gregorio che fa un paio di parate che sono, ripeto, importanti, però non sono da campione, sono parate che ci si aspetta da un portiere della Juventus, e poi secondo me non potranno mai andare a pareggiare con quello che è l'errore fatto nel primo tempo, perché non è che facendo due parate belle poi si va a compensare quello che è l'errore fatto nel primo tempo. Compensazione che in realtà è l'unica cosa che ha in testa Chivu per tutta la partita, perché si rende conto che l'arbitro probabilmente a fine primo tempo andrà a riguardare quelli che sono gli episodi e si renderà conto di aver fatto una stupidaggine, quindi toglie subito Bastoni, perché sa che magari l'arbitro può arrivare in quella mentalità di compensazione, e fa subito la stessa cosa anche quando viene poi ammonito Barella, capendo che in realtà potrebbe capitare da un momento all'altro che l'arbitro decide di andare un po' a pareggiare i conti. E questo, ripeto, è ancora un problema ancora più grande che c'è nel calcio moderno e che c'è proprio in questo calcio da VAR, perché ormai è un calcio dove il VAR veramente fa il bello e il cattivo tempo. Però ripeto, c'è quella situazione dove poi si va a subire la maggior parte della partita e si fa fatica, anche perché David non è un calciatore di gamba che può andare a giocare in profondità e a correre. Spalletti poi quando mette Ildiz là davanti secondo me commette un errore, perché Kenan non ha né il peso né la fisicità e nemmeno forse i movimenti per essere unica punta là davanti, e lo si vede. Però insomma non gli si può additare nulla. Il secondo gol di Pio Esposito arriva su un cross dove Locatelli secondo me poteva fare solo lì un premio di più, perché non salta, e in realtà il calciatore dell'Inter è in mezzo a un guazzabuglio di calciatori bianconeri. Di Gregorio lì non poteva farci nulla. E poi c'è quel pareggio di Locatelli, dove si capisce che l'Inter non si aspetta comunque che la Juventus possa cercare fino alla fine di trovare questo pareggio che arriva, e secondo me anche in maniera meritata, non tanto per quanto per come la partita, scusate, si fosse messa nella ripresa, perché l'Inter ha avuto 2 o 3 occasioni per ucciderla e ci ha graziato in più di in un'occasione, questo va chiaramente
detto, ma semplicemente perché si capisce che c'è un'ingiustizia che sta andando a rovinare quello che potrebbe essere stato un derby d'Italia molto più emozionante se fosse stato giocato con lo stesso numero di calciatori in campo. Poi chiaramente la doccia fredda, arriva il gol di Locatelli, ripeto, che è un gol che si meritava, strepitoso, con una bella azione fatta da parte della Juventus. Purtroppo Boga invece entra in campo secondo me in maniera negativa dopo le ultime prestazioni fatti bene, e dopo c'è quella doccia fredda su quel tiro di Zelinski da fuori area che passa purtroppo tra le gambe di Locatelli, e lo so che poi ci sarà ancora qualcuno che andrà a giudicare il Di Gregorio che rimane impietrito, però lì vi assicuro che quando sei sul piede sbagliato purtroppo non hai la reattività per andare a provare a parare un tiro di quella tipologia che ti va completamente a togliere i tempi di gioco. L'errore lo fa nel primo tempo su quella porcata, su quella deviazione, su quel tiro cross che viene dalla destra, e credo che lì purtroppo ci sia poco da dire. Io spero che ci sia la consapevolezza che in realtà nulla è buttato via. Chiaramente si perdono dei punti importanti per strada, si perde anche un po' di forse, come si dice, dal punto di vista nervoso, tante energie, perché ci si rende conto che in realtà si è stati penalizzati da una decisione obbrobriosa presa dall'arbitro La Penna. Però è importante ringraziare questi calciatori, è importante ringraziare Spalletti e capire che in realtà è stato dato veramente tutto, e più di così oggi non si poteva fare, perché anche sul terzo gol poi dell'Inter c'è quella situazione su quella spinta su Openda, dove in alcune situazioni in realtà si dà fallo sempre, però con le nuove indicazioni da parte di Rocchi eccetera, in realtà si tende a far giocare un po' di più. Infatti la partita precedente tra Atalanta e Lazio è stata giocata molto di più e tanti falletti non sono stati chiamati. Poi c'è anche quell'episodio su, in realtà, McKennie, che andrebbe sottolineato, perché se si dà un'espulsione così velocemente, secondo giallo a Kalulu, poi non andare nemmeno a rivedere quell'intervento in area su McKennie, secondo me è completamente sbagliato. Continuano a esserci due pesi e due misure. Chiudiamola qua. Io spero che qualcuno da parte della Juventus, che sia Spalletti, che sia Chiellini, che sia Comolli, comunque oggi vada a dire qualcosa, perché questo non può continuare a essere il trend che vede la Juventus quest'anno a essere una di quelle più penalizzate dalle decisioni del VAR, dalle decisioni del non VAR, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi qualcosa deve essere detto, però da parte del tifoso ci deve essere la consapevolezza che ci sono delle cose che ancora mancano, cioè manca ancora la cattiveria un po' sotto porta, perché nel secondo tempo McKennie ha un'occasione dove in realtà poteva tirare al volo e fa quel passaggio senza senso, quasi al limite dell'area piccola, e quella è un po' una follia, un po' mancanza di lucidità. Però a parte quello c'è la consapevolezza che la Juventus sta ritornando a essere la squadra di cui tutti ci siamo innamorati e che non molla mai, e questo è un qualcosa che non va sottovalutato. Ditemi la vostra opinione ragazzi, perché oggi è chiaramente difficile, c'è tanto rammarico, però credo che vada sottolineata la prestazione della Juventus e non si possa solo focalizzarsi alla schifezza arbitrale, altrimenti si toglierebbe a quella che è stata comunque una dimostrazione di orgoglio, di forza e di intensità da parte di bianconeri. Ditemi la vostra opinione ragazzi, e come sempre, forza Juve. Ciao.